Inquadrata vedete una Instamatic 133. Accanto ho messo un suo rullino, però non prodotto dalla Kodak, ma da una sua concorrente, che è il Polaroid da 200, che tra l'altro ho finito di utilizzare da poco e porterò a sviluppare. Perché ho messo queste due cose insieme? Perché innanzitutto vi dico che potete andare a vedere, vi metto il link sotto, come ricaricare questi rullini attraverso un semplice rullino da 35 mm e riutilizzare l'Instamatic. Secondo me l'Instamatic sono delle macchine incredibilmente affascinanti, le potete trovare veramente a €1 nei mercatini perché sono piuttosto diffuse e a causa dell'ignoranza si pensa che siano inutilizzabili, ma in realtà lo sono. E come, e vi ripeto, vedete poi il tutorial e capirete come fare, è molto semplice. Questa macchina, vi dicevo, è stata prodotta nel 1968, è una macchina semplicissima. La sua caratteristica è che poteva avere qui, potevate inserire un cubo flash. Che cos'era il cubo flash? Era un flash con 4 lampadine sui 4 lati. Quando, guardate bene la rotella, quando caricavate girava di 90 gradi e ci avevate la foto successiva per il flash successivo. Poi, una volta caricata, come ho fatto io adesso, questa macchina scattava premendo questo tasto. Vedete, ha girato e scatto, ha girato e scatto. È di una facilità incredibile l'uso di questa macchina fotografica, tant'è vero che ha due tempi di esposizione: un ottantesimo in condizioni normali, quando utilizzavate il flash un quarantesimo di secondo. Si caricava con il Kodak, in questo caso non è Kodak ma è Polaroid, che si inseriva qua dentro e si chiudeva. La macchina era pronta, non dovevate fare nient'altro che scattare, punta e scatta. E questo, insomma, il senso, la filosofia della Kodak. E ci avevate chiaramente quello che vi dicevo prima, flash o buio, sostanzialmente, vedete, vi indica proprio zone in ombra e flash, oppure luce, un ottantesimo, un quarantesimo di secondo. A quel punto potevate tranquillamente scattare. È meravigliosa, è una scatola magica dal mio punto di vista e sicuramente da sperimentare, perché con 5 euro vi divertirete tranquillamente a fare delle foto che riusciranno poi uniche a causa della vignettatura che le caratterizza. Se vi è piaciuto il video, se ci date una mano, potete mettere mi piace al canale e vi auguro buona giornata.